Ciao, vediamo insieme come creare una cover o copertina per una pagina Facebook con Photoshop. Partiremo dalle dimensioni predefinite consigliate da Facebook in questo momento e realizzeremo una cover con all'interno del contenuto che risulterà visibile su tutti i dispositivi mobile, tablet e desktop, assicurandoci questo grazie agli strumenti di Photoshop. Vediamo subito come. Andiamo su File, Nuovo, ed ecco qui, ci compare il mascherino dove dobbiamo andare a impostare i parametri per la creazione del nostro file. Quindi ci spostiamo sulla destra, qui andiamo subito ad inserire larghezza 828 per altezza 315, automaticamente l'orientamento sarà orizzontale, chiaramente l'unità di misura è il pixel, una risoluzione di 300 pixel per pollice, metodo di colore mi raccomando RGB perché stiamo lavorando per un file destinato al web. Se non abbiamo particolari pretese per la resa del colore, ma diciamo vogliamo attenerci a una resa ottimale sì, ma standard, 8 bit come modalità di metodo andrà bene. Partiamo con un contenuto di sfondo bianco, apriamo anche il menu opzioni avanzate e gestiamo il profilo di colore, apriamo il menu a tendina e selezioniamo RGB di lavoro sRGB, dopodiché clicchiamo su Crea. Ecco qua il nostro file. La prima cosa da fare, ci spostiamo sul pannello livelli e andiamo a duplicare il livello sfondo trascinandolo qui in basso sull'iconcina Crea un nuovo livello. Dopodiché la prima cosa da fare è andare a creare subito la nostra area protetta, cioè quell'area all'interno del quale i contenuti risulteranno protetti e non rischieranno nessun taglio una volta visualizzati su qualsiasi dispositivo, quindi non risulteranno tagliati. Per fare in modo quindi di centrare bene i contenuti, di farli vedere bene attraverso qualsiasi dispositivo noi utilizziamo, dobbiamo quindi inserirli in un'area protetta. Andiamo dunque a selezionare lo strumento a rettangolo, facciamo un clic nell'area di lavoro e andiamo a dare una larghezza di 640 per un'altezza di 315, quindi l'altezza sarà tutta quella dell'area della cover. Clicchiamo su OK, eccolo qua. In questo momento abbiamo fissato questo colore di riempimento, lo trasciniamo al centro, ci aiutiamo grazie anche alle guide sensibili, ricordiamoci di attivarle, lo possiamo fare da visualizza, mostra e guide sensibili. Queste ci aiutano ad orientare e centrare meglio tutti gli elementi all'interno dell'area di lavoro. Quindi questo rettangolo è centrato. Bene, questa sarà la nostra area protetta in orizzontale. All'interno di quest'area dovremo inserire i contenuti e saremo sicuri che questi risulteranno visibili su tablet, mobile e desktop. Naturalmente tutti quelli che possono essere elementi di contorno, decorativi o di sfondo possono chiaramente andare a riempire l'intera area. Se vogliamo centrare meglio il rettangolo all'interno dell'area, possiamo selezionare il livello con il rettangolo, poi selezionare insieme anche lo sfondo copia sul quale il rettangolo si appoggia. Grazie alla combinazione di tasti CTRL o Command più clic del mouse li abbiamo selezionati entrambi. Ora dal pannellino dinamico nella parte superiore andiamo ad allineare i centri orizzontali e i centri verticali. Bene, ora il livello di sopra è perfettamente allineato centralmente rispetto al livello di sotto. Andiamo a definire bene ancora meglio l'area di protezione in modo da non correre nessun rischio. Ora andiamo a tracciare delle guide dai righelli che si trovano a sinistra e in alto e le andiamo a posizionare esattamente all'inizio e alla fine del rettangolo. Se non sono attivati i righelli li possiamo andare sempre ad attivare dal menu visualizza, righelli. Ora andiamo a definire anche due piccole aree nella parte superiore e nella parte inferiore della copertina che ci aiuteranno a stabilire i limiti oltre cui i contenuti è consigliabile che non vadano proprio per essere visualizzati correttamente su ogni dispositivo, soprattutto mobile. Selezioniamo lo sfondo copie dal pannello livelli, dopodiché andiamo a dare un nuovo colore di riempimento. Quindi con lo strumento rettangolo selezionato andiamo a fare un clic sempre sull'area e andiamo a dare queste dimensioni. 828, quindi la stessa larghezza della copertina, per 24 pixel di altezza. Clicchiamo su OK, chiaramente trasciniamo il livello del rettangolo al di sopra di tutti e poi trasciniamo fisicamente il rettangolo appena creato qui sopra. Ora dal pannello livelli facciamo una copia del rettangolo, trascinandolo anche qui sull'iconcina Crea nuovo livello e poi con lo strumento selezione lo trasciniamo in basso. Andiamo ora sul righello superiore, trasciniamo una guida e la facciamo terminare alla fine del rettangolo superiore e un'altra all'inizio del rettangolo inferiore. Ed ecco qua. Ora grazie alle guide e grazie a questi rettangoli sappiamo che tutti i contenuti che inseriremo all'interno di quest'area saranno perfettamente visibili su tutti i dispositivi desktop, tablet, laptop e mobile. Andiamo ora a disegnare la nostra copertina. Per prima cosa, per comodità chiaramente, andiamo a raggruppare questi tre livelli, magari con la combinazione di tasti Shift più clic sul primo livello mantenendo selezionato anche l'ultimo. In questo modo avremo quindi la selezione di tutti
tutti e tre contemporaneamente e poi di nuovo CTRL o Command più G. Abbiamo raggruppato tutti i livelli in un unico gruppo. Ora possiamo anche andare a nascondere il gruppo di livelli e naturalmente utilizzeremo le guide come riferimento per inserire i contenuti e per posizionarli correttamente. Selezioniamo lo sfondo copia. Dopodiché apriamo la nostra cartella con i nostri file e trasciniamoli fisicamente facendo un drag e drop all'interno dell'area di lavoro di Photoshop. In questo momento sto creando una copertina per promuovere un videocorso, naturalmente fittizio, e l'ho immaginata molto semplice con il professionista da un lato che indica il videocorso e il box del videocorso sull'altro lato con una call to action centrale. Trasciniamo quindi gli elementi all'interno dell'area. Bene, posiziono più sul lato mantenendo una certa equidistanza sia a sinistra che a destra rispetto all'inizio e alla fine delle due guide verticali, poi mi sposto su uno dei crocini angolari e vado a ridimensionare in proporzione l'immagine in PNG. Ti lascerò un link dove potete scaricare liberamente immagini con licenza free, senza sfondo, da utilizzare per le tue grafiche di riferimento, come per esempio per creare una cover Facebook professionale. Dopodiché do conferma spostandomi sulla parte in alto del pannello dinamico. Ora vado a trascinare il secondo elemento ed ecco qua. Lo vado a spostare più sulla sinistra in modo da dare una certa armonia, rispettando un po' quello che è l'ordine di lettura sinistra-destra. Dopodiché do conferma. Posso anche posizionarlo leggermente più in alto e quindi centrale rispetto all'elemento di destra, oppure posso lasciarlo anche leggermente asimmetrico perché, come in questo caso, non disturba. Chiaramente le dimensioni degli elementi devono avere una loro proporzione. Noi immaginiamo sempre l'utilizzo finale, la destinazione d'uso. Andiamo ora a creare la nostra call to action che posizioneremo nella parte centrale della pagina, cioè tra i due elementi. E potrebbe essere per esempio un invito a scaricare oppure l'esaltazione di un vantaggio per chi acquista o decide di consultare questo corso. Selezioniamo quindi lo strumento rettangolo, andiamo ad aprire la tavolozza dei colori con il contagocce, andiamo a prelevare un colore che ricorda uno di quelli già presenti in modo da dare anche cromaticamente un'identità abbastanza omogenea, quindi con i colori simili tra di loro, tra gli elementi. Diamo l'ok, andiamo a disegnare il nostro rettangolo. Lo posizioniamo qui. Come vedete si apre in automatico il pannello proprietà. Andiamo a selezionare il colore di traccia e ricado sempre sulla tavolozza con il contagocce. Andiamo a dare un colore di traccia che potrebbe essere questo della parte superiore del videocorso. Clicchiamo su ok. Ora chiaramente dobbiamo dare una traccia meno invasiva che potrebbe essere questa. Andiamo a duplicare il livello del rettangolino 2 volte in modo da averne 3 copie. Selezioniamo la seconda copia, ci spostiamo con il mouse su uno degli angoli e lo andiamo a ruotare leggermente. Confermiamo dal pannellino dinamico. Selezioniamo poi il terzo rettangolo e facciamo la stessa operazione, magari ruotandolo da quest'altro lato in questo modo, come se avessimo una fila di bigliettini tutti uno sopra l'altro. Andiamo ora a selezionare i livelli dei 3 rettangoli, quindi l'ultimo è già selezionato, clicco la combinazione di tasti CTRL o Command più clic del mouse e seleziono il secondo, CTRL o Command sempre mantenuti selezionati, più clic del mouse e seleziono anche il terzo. Dopodiché posso andarli a ruotare ancora leggermente e eventualmente ingrandirli da qui. Poi li trascino tutti un po' più sopra e confermo. Ora seleziono lo strumento testo, dal pannello dinamico vado ad associare un colore chiarissimo che potrebbe essere il bianco dello sfondo, clicco su ok, faccio un clic all'esterno, seleziono un font netto e pulito come Open Sans Characteristics in bold e vado per esempio a digitare la parola in offerta. Poi con lo strumento selezione vado a selezionare il testo, lo porto qui e lo vado a centrare in modo da farlo entrare all'interno del rettangolo in questo modo. Ora chiaramente posso andare a modificare anche lo sfondo per dargli un po' di carattere, magari attraverso un gradiente, quindi una sfumatura, finisce col bianco e magari parti con il colore, questo beige che viene ripreso sia dall'elemento del corso sia dalla camicia del professionista. Quindi selezionato lo sfondo copia, mi sposto verso la parte bassa e vado a cliccare su FX, vado ad aggiungere quindi un effetto, una sovrapposizione sfumatura, vado ad aprire il box dell'editore sfumatura, faccio un clic sul primo marker, seleziono quindi la tavolozza e con il contagocce vado a prelevare il primo colore, eccolo qua, clicco su ok, poi seleziono il secondo marker, apro la tavolozza colori e do per esempio come secondo colore il bianco, clicco su ok. Ecco, potremmo fare ad esempio questa sfumatura che non so, parte dal bianco o parte dal beige e finisce al bianco come in questo modo. Poi chiaramente possiamo andare a
modificare la direzione della sfumatura spostandoci chiaramente qui nella sezione dedicata alle personalizzazioni della sfumatura. In questo caso sto ruotando il gradiente, quindi sto cambiando l'angolo, e possiamo anche andare eventualmente a diminuire o aumentare la scala, quindi l'intensità e la dimensione della sfumatura sull'area. Posso anche eventualmente andare a diminuire un pochino l'opacità per dare un'impronta più leggera della sfumatura sullo sfondo totale. Clicco su OK ed ecco qua. Ora non ci resta che esportare la nostra cover per Facebook. Andiamo quindi sul menu File, Esporta, Salva per web. Questo è il mascherino, chiaramente per poterla vedere tutta possiamo anche eventualmente andare a diminuire lo zoom, per esempio 50%. Come vedete ovviamente le guide non sono visibili, però noi sappiamo che gli elementi posizionati in questo modo ci garantiscono una piena e corretta visualizzazione senza tagli, comunque senza tagli delle parti fondamentali, delle parti che devono essere ben lette e devono risultare perfettamente leggibili. Andiamo ora a selezionare il formato di destinazione, che potrebbe essere PNG 24 oppure JPEG alta qualità 100. Il resto possiamo lasciarlo tutto come di default. Chiaramente vengono ripresi alcuni parametri che abbiamo associato all'inizio in fase di creazione del file, dopodiché andiamo su salva e andiamo a importare la nostra cover in una simulazione per vedere il risultato finale. Ed eccola qui la nostra cover caricata su una pagina Facebook. Come possiamo vedere gli elementi principali risultano perfettamente visibili, non ci sono elementi fondamentali nascosti, gli elementi sono centrati sia dal punto di vista orizzontale che verticale e non ci sono tagli che vanno a compromettere la lettura di elementi importanti. In descrizione ti lascio il link al video tutorial su come creare un mockup con Photoshop, utile per esempio per creare il box che vedi in copertina. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!